Naviganti del hobby, un aggiornamento su Forgotten Town. Guardate che meraviglia ho davanti, non ci perdo neanche troppo tempo, vado direttamente a farveli vedere uno alla volta. Stiamo stampando come dei pazzi e sta funzionando alla grande. My Dungeon, Hexagon 3D, Mesa para Juego, sta andando veramente bene. E Grease of World, dopo la sigla. Dico la verità, se non avessi questo tavolo della Mesa para Juego non sarebbe uguale, Cioè, devo dire la verità, ragazzi della Mesa, vi ringrazio tantissimo, eccoli lì in tutto il loro splendore. Questo tavolo è veramente eccezionale perché ti permette di fare cose che non puoi fare ovviamente sul tavolo normalissimo, perché qui puoi incastonare, incassare un tavolo all'interno del bordo, metterci le carte appese, potete accenderci le luci intorno e cambiare luci, quindi anche le riprese sono meravigliose durante per esempio un gioco, ma comunque anche l'atmosfera quando non dovete riprendere e giocare insieme è fantastica, perché mettete caso per esempio che finito il tavolo volete ambientarlo in una serata vampiri, lo magari fate tutto di rosso e vedete tutte queste luci rosse, è veramente incredibile, no? Comunque, andando su Forgotten Town, che è il progetto in questione, qui ci sono sempre questi 4 sponsor che mi stanno aiutando a realizzare in grande velocità una cosa veramente eccezionale, e devo dire la verità, l'unione fa la forza, perché si vede insomma con questi edifici quanto lavoro già c'è e quanto è già stato fatto nel giro di neanche una settimana. Allora, qui avete praticamente tutta una serie di oggettistiche che sono state fatte apposta in 2 definizioni, e una è praticamente a 2x di velocità e una invece va molto veloce, e stiamo parlando di attenzione, perché qui stiamo veramente parlando di Bambulab, che è questa stampante che stampa filamento, quindi quello che vedete è filamento. Io, non so se guardate, allora vi faccio vedere da vicino, guardate che roba in macro. È chiaro che qua con legno magari il layer si vede anche meno, no? Però si potrebbe vedere per esempio trasversale rispetto alle tavole, e invece no, guardate la qualità, e guardate sotto, infatti questa è la parte sotto, e questo è senza supporti, stampato completamente senza supporti, e come suggerisce My Dungeon, ed effettivamente vengono fuori queste cose qua. Nel frattempo invece, per farvi vedere il resto, questa ovviamente è quella che state vedendo nella prima puntata dei tutorial, e quindi la metto un attimo da parte, ma è sostanzialmente a metà, ferma la puntata che potete trovare in questa playlist indietro. Questa invece è praticamente un altro edificio, sono tutti edifici soprattutto del primo Kickstarter in questo caso ancora, tranne quella tutta a sinistra che è già la yard dove praticamente si allenano le barracks dei militari. Infatti ci sono quei manichini che andrebbero messi dentro con una recinzione. Non credo che stamperò la recinzione perché ho intenzione a livello di tavolo di fare un'altra cosa, insomma, e quello fa parte di Forgotten Town 2, e pian pianino verrà fuori anche il 3, credo. Nel frattempo stanno sfornando i ragazzi di My Dungeon Stretch Gold su Stretch Gold, che sono meravigliosi. Purtroppo mi viene da dire, perché ogni volta che ne tirano fuori uno dico no, questa la devo stampare per la Forgotten Town, ma ne sto già facendo tante. Guardate, allora, sul fronte praticamente avete, allora, qui in realtà fronte, la parte che è ancora rimasta in piedi della casa, come vedete è praticamente fatta in questo modo, dove avete il caminetto, poi c'è questa praticamente baracchina, vedete, che sarebbe stata magari lo sgabuzzino, una latrina o qualcosa del genere nel Medioevo, nel passato, e dietro, come vedete, poi si divide praticamente a strati per poter giocare. È tutta praticamente staccabile piano per piano, e quindi voi potete tranquillamente, poi ci sono dei riferimenti, quindi è anche facile abbastanza agganciarla. E adesso mi è andata alla grande, se lo rifaccio 4 volte questo video non mi va così, te l'ho agganciato in un secondo, a volte bisogna stare un attimo lì a cercarla, però veramente figo che hanno pensato anche a questo, in modo tale che non si faccia troppa fatica in questa fase, no? Poi abbiamo praticamente un'altra casa che invece che sviluppare in altezza sviluppa praticamente con
diciamo, la struttura, che è tutta, come vedete, molto alleggerita da i crolli praticamente che ci saranno stati durante gli anni di usura, no? Quindi abbandonata, oppure gli incendi. Nel nostro caso penso che daremo anche del nero, come se fosse simulato l'incendio. Quindi anche qui ovviamente tutto staccabile, si può giocare all'interno. Il primo piano è fatto tutto di ciotoli, è un ciotolato, guardate qui, infatti è staccata in questo momento, quindi bisogna trovare l'aggancio, no, più o meno è così. Questa potrebbe essere per esempio anche una ex locanda, volendo, no? Però la locanda la stiamo stampando, in realtà c'è, quindi arriverà e un pochino verrà fuori tipo quella di Brea dei Signori Anelli. Volendo, questo tavolo potrebbe tranquillamente, secondo me, raggiungere i livelli di Brea come densità, perché potete stampare veramente tutto e diventa proprio una cosa stile Brea. Io farò qualcosa di meno, credo, nel senso che poi magari stamperemo quasi tutto, ma nel frattempo cercheremo di limitare tutti quanti gli edifici sul tavolo, per poter giocare tipo a Age of Sigmar, per poter giocare a Warcry, che magari ha un po' bisogno leggermente un po' più di respiro rispetto a Mordheim. Mordheim può essere fitto, fantastico, in mezzo alle viette, immaginate le riprese di una cosa del genere. Questo è un altro edificio, vedete, questo ha veramente una parte del tetto molto importante, molto imponente. Ovviamente all'interno sono tutte quante stampate e quindi si può praticamente lavorare tutto l'interno. Anche questo è diviso in 3 piani, piano terra, 2 piani, e praticamente dopo avete il terzo piano, vedete che in realtà è il secondo, scusatemi, che praticamente, come vedete, fa il terzo lato, il terzo strato. E poi andiamo a vedere l'ultima, che è questa qui, che appunto è quella delle barracks, dove si dovrebbero allenare, diciamo, i soldati, no? Che si stanno appunto addestrando. Questa prevederebbe anche tutta una serie di mura o di recinzioni. Anche questa ovviamente si apre tutta, guardate com'è all'interno, questa è veramente molto molto dettagliata. Quindi anche all'interno il parquet ha già un dettaglio superiore alle altre, il che vi fa capire che già lo scultore di My Dungeon sta cercando sempre di più di implementare la qualità a livello di appunto scultura, no? Poi va detto chiaramente che dipende anche come viene stampata e per cosa viene utilizzata, però qui siamo a livello proprio miniaturistico, 32 mm, ci sta alla grande che ci sia un po' di lavoro anche su quello. Guardate, questa è molto bella anche dietro, perché praticamente ha questa zona, questo è facilissimo da incastonare perché è piatto, e questo ha questa zona praticamente che è tipo l'ingresso, che è proprio stile barrack per l'appunto, con il cancello e tutto. Tra le altre mezzo rotto, mezzo no. Ci sono delle situazioni nella stampa, come per esempio questa, cerco di farvela vedere su questa perché ho visto che qua si vede abbastanza bene, vedete che praticamente sul tetto, cerco di avvicinarla, ve la faccio vedere qua. Se guardate in questa zona, praticamente vedete che escono fuori dei fili, dei filacci, ok? Allora io li userò sicuramente a mio favore, sfruttando, diciamo, l'effetto grisiole, che qua a Venezia per esempio si usano ancora tantissimo, che sono proprio i sottotetti fatti in bambù con la calcina, che veramente sono indistruttibili a volte, cioè ci vuole veramente secoli perché vengano giù i tetti. E praticamente questi filamenti che rimangono del filamento, che magari sono sbavature, si possono tranquillamente correggere in quel modo lì, fanno parte di come viene scolpito praticamente il modello, e a volte non è proprio precisissimo perché la stampante, calcolate, questa è una Bambulab da quasi 3.000 euro, quindi la stampante sa il fatto suo e sono state stampate ad un livello alto, quindi è facile che certe cose siano un po', soprattutto nel primo Forgotten Town, fatte in questo modo, dove leggermente a volte si possono avere delle sbavature, o limate, ma è veramente un attimo, ragazzi, sono veramente due cose, oppure li sfruttate come faccio io, come se fossero grisiole rovinate e rotte, no? Ce n'è un'altra che mi ricordo che ho visto prima, non so se è qui. Eccola qua, vedete qua praticamente il filamento ha fatto due bombature, ok, il filo, che in realtà è fantastico perché sembrano due corde, quindi ci metti un pezzettino sopra, ci costruisci la corda e vai avanti così. In realtà sarebbero due sbavature che andrebbero tagliate e limate. Un attimo, tac tac, le levi con la mano
limi un pochino sotto e sei a posto, quindi questo è quanto, ragazzi, quindi non vi preoccupate, non sto parlando di difetti, sto parlando di leggeri accorgimenti, quindi niente di che. Spero che vi sia piaciuto, perché veramente è un lavoro secondo me che sta venendo proprio bene. Quando vedrete il tavolo già improntato sarà da sbavare, quando arriveremo a finirlo tutto farete la fila per venire in studio a provare a fare una partita. Io, ragazzi, vi lascio a un recap. Ragazzi, che posso dirvi se non che figata? In poche parole, penso che andremo avanti con altre 2-3 stampe, le prossime 2 saranno piuttosto grossette, non vi dico nulla, vi faccio una sorpresa, ma saranno 2 pezzi veramente centrali. E la cosa molto bella è che il tavolo verrà veramente veloce, facile da realizzare, bellissimo da riprodurre a casa, quindi sto cercando di farvi avere tutto, ovviamente con i soliti super prezzi che Hexagon riesce a fare per il canale, quindi una cosa insomma come HeroQuest Café, quindi una cosa fatta apposta proprio per i follower, per poter dare a loro la possibilità di avere in casa un diorama del genere. Ovviamente tutto smontabile, tutto che si può mettere via, nessuna moglie, nessuna mamma che si arrabbia e via così. Quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, dove andremo avanti con il tutorial di questa e poi andremo avanti con il tutorial delle altre. È chiaro che le altre le dipingerò praticamente uguali, quindi voi gustatevi sempre, seguite bene il primo tutorial che sarà il più importante. Sulle altre ci soffermeremo su vari effetti che Greenstuff fa, per esempio come appunto gli schizzi del sangue, le ragnatele, cioè c'è un po' di roba da fare che magari lo facciamo su altri modelli, così non prendiamo sempre questo a fuoco, diciamo, no? Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!